Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tutorial su Euro Truck Simulator 2, in particolare su come inserire una skin personalizzata per il proprio rimorchio, nella maniera più semplice possibile. Di fatto questo vuole essere una guida per quelli che con i software di grafica e simili non hanno esperienze. Un po' come me alla fine, in cui solitamente utilizzo programmi come il classico Paint 3D, presente nei più recenti Windows. Ma andiamo con ordine e come primo step andiamo a scaricare Mods Studio 2, il software che ci permetterà di moddare Euro Truck molto facilmente. Link per il download in descrizione e ricordatevi che vi servirà un programma di compressione quale WinRAR ad esempio, e la procedura sarà molto semplice perché all'interno dell'archivio è presente il semplice installer che dovrete solo avviare. Inoltre, Mod Studio 2 potrebbe chiedervi di installare alcuni componenti aggiuntivi per il sistema operativo, quali Microsoft Net Framework. Voi accettate tutto perché i file sono sicurissimi e senza di questi il programma non parte. Bene, adesso organizzatevi per quanto riguarda un software per la grafica. Io ragazzi per questo video uso Paint 3D, in modo tale che chiunque possa essere in grado di fare questo lavoro, ma se volete potete usare anche programmi più avanzati. Pensiamo a GIMP, Photoshop e simili. Create poi due cartelle, una per i templates che saranno fondamentali per la creazione della vostra skin. I templates sono dei modelli già pronti in cui sopra andrete a creare o anche incollare, come nel mio caso, la skin per il vostro rimorchio. E la seconda cartella è per le immagini che andrete a scaricare, modificare, elaborate e che poi saranno inserite appunto all'interno del template. Ora, intanto, reperite le immagini che volete inserire nel vostro rimorchio, ad esempio un logo, una foto, delle scritte. Nel mio caso ho voluto creare una skin dedicata al mio caro collega, Dr. Tech, che è anche colui che ha realizzato la grafica per il mio canale YouTube e che ringrazio ancora. Vi lascio il link del suo canale in descrizione, lui è un grafico davvero in gamba, realizza davvero dei bei lavori sia per prodotti amatoriali che professionali e insomma ho preso lo sfondo del suo canale YouTube e ho voluto crearci sopra una skin. Adesso concentriamoci sul template, è il modello che darà vita alla nostra skin e che il software Mod Studio 2 riconoscerà perfettamente. Andiamo nella cartella dei templates e apriamo l'immagine Carta Insider 136, nel mio caso attraverso Paint 3D. Il 136 è la misura del rimorchio, quindi si tratta di quelli più lunghi. Se volete concentrarvi per quelli piccoli, allora utilizzate Carta Insider 78. In ogni caso, ricordatevi bene la misura, 136 o 78, perché sarà un numero che ci servirà più avanti nel tutorial. Adesso è il momento di effettuare il lavoro estetico e per la realizzazione della grafica personalizzata dobbiamo concentrarci su tre tipologie di skin. Quella per il lato del rimorchio, quella per la parte superiore e quella per il davanti e dietro. Sono tre in tutto e avete libera scelta su come realizzarli. Qui il lavoro è molto soggettivo. In maniera velocizzata vi mostro come ho fatto io il lavoro. L'ho fatto anche abbastanza frettolosamente, senza nemmeno coprire tutto il template e quindi tralasciando vari dettagli. Queste però sono le basi per il modding su Euro Truck, quindi credo sia anche inutile starci a soffermare sulle piccole cose. Ora che la skin è completa, possiamo salvare il file in formato PNG. È il momento di avviare Mod Studio 2 e avviare un nuovo progetto attraverso New Project. Selezionate il simulatore che volete moddare, questo infatti è un tutorial utile anche per American Truck, dopodiché andare su Add Template e selezionare la finestra Trailer Skin. Andare su Mod Manifest e cominciare ad inserire i vari campi di informazione. Per evitare problemi di incompatibilità vi consiglio di scrivere tutto minuscolo e per gli spazi usare il trattino come vedrete nel video. Date quindi un nome alla mod, il suo autore, la versione, lasciate perdere la finestra dei DLC e selezionate le categorie, ovvero trailer e paint job. Non toccate la sezione delle versioni compatibili e passate alla finestra successiva, ovvero icon.
Qui avete libera scelta per l'icona della mod che comparirà su EuroTrack. Se volete fare prima, usate quella di default. Invece nella finestra text inserite, se volete, una descrizione riguardante la mod. Passiamo alla sezione Trailer Skin, situata sotto Mod Manifest. Qui iniziamo cliccando su SCS Box Trailer. Passiamo alla finestra Basic e inseriamo le varie informazioni che ci vengono richieste sul rimorchio. Anche in questo caso tutto minuscolo e con i trattini che fanno da spazio. Se ci sono errori nella battitura, il software ve lo segnalerà mostrandovi il colore rosso. Inoltre dobbiamo dare un prezzo alla skin, a quale livello sarà possibile sbloccarla. Potete anche settare un colore di sfondo se ci sono spazi vuoti nel template. Io lì non ho toccato nulla per questo lavoro. Anche qui, nella finestra Icon, se volete fare prima, inserite l'immagine di default. In questo caso si tratta di un'icona che farà come anteprima della skin quando la andrete a selezionare dal negozio di EuroTrack. Prossima finestra, e questa è davvero fondamentale, la finestra Image. Andremo a inserire la skin che abbiamo realizzato prima con il software di grafica. Come vedete, vi deve comparire così su schermo. E vi ricordate la misura che prima abbiamo scelto del rimorchio attraverso la cartella Template? Ecco, qui dobbiamo andare a selezionare che tipologia di rimorchio è e quindi andare a cliccare le versioni che hanno come numero 136, per il mio caso. Se voi avete usato un template da 78, selezionerete le versioni da 78. Accessories, Metallic Options, Mask Options, di questi non toccate, non fate niente per questa volta. State partendo dalle basi, quindi non è necessario ad andare ad aggiungere altri parametri più dettagliati. Ora, su questo software non ci resta altro che andare ad esportare il progetto. Infatti Mod Studio 2 andrà a convertire la nostra bella skin in PNG e la farà diventare un file mod SCS. Quindi clicchiamo sul pulsante esporta e l'esportazione dovrà essere effettuata all'interno della cartella mods di EuroTrack. Solitamente il percorso per arrivare a questa cartella è documenti, EuroTrack Simulator 2, mod. Molto semplice. Anche questa volta il file a cui dovete dare un nome deve essere tutto minuscolo e con i trattini che fanno da spazio, come vedete qui. Se l'esportazione ha avuto successo, è il momento di andare su Steam, aprire il nostro amato EuroTrack o American Track, dopodiché andare nel mod manager del nostro profilo, selezionare la nostra mod, che altro non è che la skin per il rimorchio, confermare il tutto, dopodiché andare dal rivenditore di rimorchi, selezione colori, e finalmente scegliere la nostra amata skin personalizzata. Ed è così che si conclude il video. Se avete problemi, dubbi, domande, scrivetemelo qui sotto nei commenti e cercheremo di risolvere i problemi assieme. Cari ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video e un saluto dal mondo dei simulatori. Ciao a tutti ragazzi e fate un salto anche da Dr. Tech.